basta un pollice per rivoluzionare il vostro modo di correre. E iniziamo con queste bellissime campane che ci intonano l'inno di Mameli. No, non ci siamo. Ciao ragazzi, siamo tornati qui in questo nuovo video, ragazzi, in cui vi parlo di un argomento specifico, insomma, che ho trovato sull'internet. Vi invito a lasciare fin da subito un grandissimo like per supportare questa serie che sto portando avanti da 2 video ormai. E ragazzi, vi invito anche a seguirmi su Instagram e Telegram, dove vi avviso quando pubblico video e anche un po' sulla mia vita privata, eccetera. Trovate il link in descrizione. Vi aspetto. E ragazzi, oggi parliamo dell'azienda produttrice degli impianti frenanti per MotoGP, Formula 1, Superbike e altre categorie comunque del mondo racing, ragazzi. Di Brembo parliamo. Brembo, che è l'azienda appunto produttrice di impianti frenanti. Tra l'altro producono dalla materia prima, quindi dal carbonio, fino al prodotto finito. E ragazzi, ho trovato girando un po' sull'internet appunto questo articolo che parlava del freno posteriore utilizzato ad Dovizioso, freno a pollice. Quindi non il freno posteriore a pedale solito che hanno tutte le moto, ma in questo caso invece viene utilizzato col freno a pollice sulla mano sinistra in moto. E questo articolo in pratica spiegava come appunto Dovizioso a metà 2016 ha iniziato a utilizzare il freno posteriore col pollice, e da lì in poi si è iniziato un po' a abituarsi, e quest'anno gli rende la vita molto facile questo freno posteriore a pollice. E tra l'altro lo notiamo anche perché le staccate di Dovizioso sono le staccate più potenti, perché questo freno posteriore ti permette di frenare fino a centro curva, riesce a frenare più in là degli altri e a tirare delle staccate più potenti. Ma non solo, ragazzi, infatti questo freno è stato inventato inizialmente per Mick Doohan, che ragazzi ricordiamo che dopo dei incidenti molto gravi è stato costretto a non utilizzare più la gamba destra per frenare, ma quindi è stato costretto a utilizzare il freno a pollice, appunto stiamo parlando, nel lontano 1994. E quindi Brembo già in quell'anno aveva fatto questo freno proprio per Mick Doohan, che negli anni successivi dal 94 al 98 vincerà poi 5 titoli. Insomma, Brembo sponsorizza molto il suo prodotto e dice che è molto di qualità. Ma ha davvero ragione? Beh, stando ai dati ha molta ragione sicuramente, perché questo freno non solo agevola nell'entrata a curva e quindi a tirare una staccata molto potente, ma agevola anche nell'uscita a curva. Infatti, come riportano anche loro nel loro articolo, anche in diversi articoli sull'internet che magari vi linkerò qui in descrizione, si dice che questo freno posteriore a pollice aiuti anche nell'uscita a curva e quindi diventi una sorta di traction control manuale, e quindi riuscire a uscire dalle curve in maniera migliore. Si riesce anche a diventare molto più precisi del freno a pedale, perché appunto utilizzando il piede si è meno precisi nel calibrare quanta potenza frenante serve nell'entrata in curva, e quindi aiuta anche a avere una frenata molto più precisa. Però alcuni piloti, di solito i piloti quelli più alti, utilizzano sia il freno posteriore a gamba ma anche quello a pollice insieme, quindi creare un doppio circuito tra il freno a pollice e il freno a gamba che va direttamente appunto al freno posteriore. Ma voi direte, ma che cazzo me ne frega a me del pollice posteriore, che tanto c'erano solo quelli di MotoGP, di Superbike, come Tom Sykes anche in Superbike, e io non potrò mai averlo in tutta la mia vita? E invece vi sbagliate, ragazzi, proprio lì, perché Brembo ve l'ha messo lì nel culo, ragazzi. Quell'odore di vaselina, lo sentite, ragazzi? Ve lo stanno mettendo in culo. Eh sì, perché ragazzi, Brembo ha proprio lanciato sul mercato in questi anni un freno posteriore, e si può mettere proprio sul manubrio, sulla parte sinistra del manubrio, e utilizzare come lo fanno anche i piloti in MotoGP. Quindi ragazzi, non disperatevi, sono tutti i dettagli tecnici in descrizione anche su come acquistare questo prodotto, ragazzi, se volete. Ovviamente ragazzi c'è un po' di denaro da spendere per questo freno a pollice, costerà tipo 1500 euro, 2000 euro, una cosa del genere, quindi valutate bene l'acquisto, e magari per alcune moto di serie va anche messo un adattatore, perché non si riesce a montare direttamente sulla moto. Niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Vi invito a lasciare un grandissimo like per supportare questa serie e questa tipologia di video in cui vi parlo di un argomento specifico, ve lo rendo abbastanza semplice e ve lo spiego un po' più approfonditamente. Vi invito anche a seguirmi sui social Instagram e Telegram, dove vi informo un po' sulle notizie sui motori, un po' le notizie su di me e anche sulle notizie sui video, ragazzi. Ragazzi, oggi vi saluto con questa frase direttamente da Brembo: basta un pollice per rivoluzionare il vostro modo di correre. Ragazzi, ci vediamo alla prossima. Be crazy, be Rastro.